Vi siete mai chiesti se doveste scegliere una sola esca artificiale da portare con voi in una battuta e non conoscete lo spot, l'habitat, il predatore, la profondità dello spot dove andrete a lanciare le vostre esche artificiali, quale esca scegliereste? Benvenuti su Planet Spin Fishing, benvenuti a questo nuovo video. Oggi parliamo di questa domanda e scegliamo anche un po' quella che potrebbe essere definita l'esca filosofale, ovvero l'esca che più si adatta a quelle che sono le diverse condizioni in cui noi la utilizzeremo. Di recente su alcuni social di Planet Spin, soprattutto TikTok e la community di YouTube, ho inviato questo sondaggio dando 4 opzioni di scelta. Se doveste scegliere una di queste esche artificiali per una battuta di pesca, quale scegliereste? Oggi in questo video analizziamo sia le risposte che abbiamo ricevuto a questo sondaggio direttamente sui social di Planet Spin, ma facciamo anche una valutazione oggettiva di quelli che sono i parametri da considerare e che ci fanno capire qual è l'esca ideale per definire anche un po' quella che potrebbe essere un'esca filosofale, ovvero adatta a molteplici condizioni di spot, di habitat, condizioni meteo marine, di predatori. Ricordo che sullo shop Amazon ci sono le guide, i manuali dedicati alla pesca spinning sia in mare che in acqua dolce, sia alle esche artificiali, rigide, in gomma, al kayak fishing. L'acquisto di questi manuali è l'unico modo per supportare il canale e anche il progetto Planet Spin. Vi lascio i link in descrizione. Andiamo adesso avanti nel nostro video e capiamo qual è l'esca migliore tra quelle definite nel sondaggio. Per meglio definire i vari argomenti, i vari capitoli che tratteremo oggi, ho realizzato una serie di slide, una serie di documenti che ci facilitano la comprensione. Partiamo con l'analisi dei modelli. Ho inserito in questo sondaggio 4 tipologie di esche artificiali. Al numero 1 troviamo le soft bait, comunemente conosciute come esche siliconiche o esche in gomma. Ho raffigurato il Black Minnow, una delle esche più comuni, dotata di testina piombata più corpo in gomma morbida, che è dotata anche di un amo offset già integrato all'interno del corpo dell'esca. Al numero 2 troviamo l'esca più comune che noi possiamo utilizzare sia in mare che in acqua dolce, quindi a 360 gradi, troviamo il minnow, la classica imitazione di pesce foraggio con la palettina. Alla posizione numero 3 troviamo il jig. Molte di queste esche sono di largo utilizzo sia in ambiente marino ma anche in acqua dolce. Infatti possiamo trovare modelli di jig che vanno dai 3, 4, 5 grammi fino ai 100-200 grammi, quindi parlando di jig si parla un po' di un'esca che ha tante variabili, come d'altronde anche le altre, però ecco, fondamentalmente si tratta di un'esca in metallo dal buon rapporto tra grandezza e peso, quindi un'esca molto compatta. Alla posizione numero 4 invece troviamo un top water. Ho inserito un walking dog, avrei potuto inserire anche un popper o un needle. Diciamo che alla categoria 4 ci sono tutte quelle esche di superficie che sono ideali per i predatori che svolgono la loro attività di caccia nei pressi della superficie. Passiamo ora alla definizione di quelle che sono le nostre valutazioni in base alla tipologia di esca, quindi a seconda dei parametri che noi andremo a verificare potremo assegnare più o meno stelle alle varie tipologie di esche. Partiamo con l'habitat. L'habitat viene inteso come utilizzo in mare, acqua dolce o acqua salmastra. Questi qua sono gli habitat principali, senza andare troppo a definire quello che è lo spot, quindi che potrebbe essere il fiume, potrebbe essere il lago, potrebbe essere la spiaggia. Definiamo gli habitat per non allargare
troppo le opzioni di scelta. Quindi in questo caso ho assegnato 3 stelle alle soft bait, 2 ai Minnov, 1 ai jig e 2 ai top water. Per assegnare queste valutazioni, queste stelle, ho identificato quelle che sono le esche che più si adattano ad essere utilizzate nei diversi habitat. Inoltre, una delle caratteristiche che mi ha fatto pendere, ecco, verso l'ago della bilancia, verso alcune esche invece di altre, è anche la presenza del antincaglio, cioè in tanti casi noi pescando su fondali bassi o con presenza di vegetazione, la presenza dell'antincaglio ci aiuta nel non rimanere impigliati verso gli ostacoli, verso la vegetazione, quindi anche sui bassi fondali. Ecco, ci sono tante esche che hanno una marcia in più, a differenza di quelle dotate di ancoretta, per esempio, che molto spesso tendono ad incagliarsi molto più facilmente o a restare impigliati tra la vegetazione affiorante, per esempio. Un altro parametro che andremo a considerare è il predatore. Noi siamo partiti con l'idea di dover destinare questa tipologia di esche artificiali non a uno specifico predatore, quindi l'esca artificiale che più si adatta alla ricerca di diverse tipologie di predatore ovviamente avrà una valutazione maggiore. Per essere efficace verso i diversi predatori, noi sappiamo bene che è molto importante riuscire a far lavorare queste esche artificiali ad una velocità differente, quindi sono delle esche che si prestano a differenti tipologie tecniche di recupero, per cui ho assegnato 2 stelle alle soft bait, 2 ai Minnov, 1 ai jig e 2 ai top water. I jig sono quelle che meno si prestano ad essere, diciamo, maggiormente utilizzate verso diverse specie di predatori, perché essendo esche in metallo, nel momento in cui arrivano in acqua tendono subito ad affondare, quindi è difficile riuscire a fare un recupero molto lento con queste tipologie di esche artificiali. Quello che non succede per esempio utilizzando le soft bait, quando noi potremo decidere se aumentare o diminuire la nostra velocità di recupero per insidiare i predatori che possono essere più o meno veloci. Allo stesso modo possiamo far lavorare i Minnov e anche i top water. Ancora un criterio di valutazione è stato dato in base anche alla resistenza. Ovviamente il Minnov è maggiormente resistente rispetto alle esche in gomma che diciamo, verso predatori dotati di una placca ossea mandibolare molto importante, come ad esempio i pesci serro e i barracuda, dopo un utilizzo, dopo un attacco, la gomma diventa praticamente inutilizzabile. Allo stesso modo la presenza dell'amo singolo dotato in questa tipologia di esche siliconiche riduce le abboccate e diventa, ecco, più difficile riuscire a fare delle catture se noi non montiamo molte volte un assist in coda a queste esche artificiali in gomma, quello che invece non succede con i Minnov, che molto spesso sono dotati di 2 ancorette ben posizionati sul corpo dell'esca, quindi riescono molto più facilmente a rimanere allamate al predatore che le va ad attaccare. Un'altra valutazione importante è da farsi nei confronti dell'azione delle esche artificiali, ovvero ho suddiviso la fascia d'acqua in 3 zone particolari: la fascia di superficie, la mezz'acqua e il fondo. Quindi ci sono delle esche che più si adattano a poter lavorare nelle diverse fasce d'acqua, a differenza di altre invece che diciamo hanno dei limiti. Per quanto riguarda le soft bait, io ho dato 3 stelle, 2 stelle ai Minnov, 3 stelle ai jig e 1 ai top water.
top water sono tutte le esche che lavorano esclusivamente nella fascia superficiale, quindi se noi dobbiamo ricercare predatori che stanno nella mezz'acqua o sul fondo, con i top water non riusciremo mai a intercettarli. Quello che possiamo fare invece con i jig, con le soft bait, noi possiamo scegliere, una volta lanciata l'esca artificiale, se iniziare subito il recupero e quindi far lavorare l'esca nello strato superficiale, farla scendere sulla mezz'acqua o sul fondo e quindi far lavorare l'esca a quella fascia. 2 stelle sono stati dati ai Minnov perché molto dipende anche dalle caratteristiche costruttive di questa artificiale. Ce ne sono alcuni che lavorano tra la superficie e i 50-60 cm, altri che lavorano tra i 50 e il metro, metro e mezzo. Quindi per quanto riguarda i Minnov dipende anche dalla tipologia di Minnov che noi utilizzeremo. Tuttavia sarà molto difficile riuscire a trovare un Minnov che ci fa lavorare su tutta la colonna d'acqua, per cui ho dato 2 stelle a questa tipologia, a questa categoria di esche artificiali. L'ultima valutazione, ma non per questo meno importante, che noi dobbiamo fare in merito alla selezione dell'esca migliore tra i 4 modelli che ho elencati nel sondaggio è quella in relazione alla corrente marina o alle condizioni marine o alle condizioni di corrente all'interno di uno specchio d'acqua, che potrebbe essere un fiume, un torrente o un lago o qualsiasi altra cosa. Quindi valutiamo anche queste esche artificiali nella tenuta della corrente. Ho dato 3 stelle ai soft bait, 2 ai jig, 3 stelle ai Minnov e 1 alle esche top water. In presenza di forte corrente, in presenza di risacca o in presenza anche di mare mosso, se noi facciamo pesca in mare, le soft bait hanno la particolarità di riuscire a mantenere queste condizioni, che molte volte possono essere condizioni limite. Allo stesso modo i Minnov, con la presenza delle palette di testa, riescono a far lavorare bene l'esca artificiale anche all'interno dei giri di risacca, nella corrente, se siamo nei fiumi, allo stesso modo. Diciamo 2 stelle che ho dato ai jig perché in tante occasioni possiamo comunque utilizzare jig in presenza di corrente, in presenza di risacca, però ecco non è la loro caratteristica principale. La caratteristica principale del jig è soprattutto la distanza di lancio raggiunta. 1 stella va data all'esca top water in presenza di corrente, se siamo nei fiumi, nei laghi o in mare, diciamo in concomitanza di mareggiate, le esche top water soffrono perché ecco, lavorando nella parte più superficiale della colonna d'acqua sono più soggette a quelle che sono la forza, la cresta dell'onda, e quindi ecco è un'esca che un po' soffre le condizioni limite di presenza di corrente. In questo specchio di riepilogo invece facciamo la somma delle varie valutazioni, dei vari punteggi, delle varie stelle che abbiamo assegnato alle varie tipologie di esche artificiali per i parametri che noi abbiamo definito fino adesso, quindi l'habitat, il predatore, l'azione, le condizioni. Tra le varie esche la più performante, la più eclettica, quella che più si adatta ad essere utilizzata nelle diverse tipologie di spot, a diversa fascia di profondità, per i predatori differenti e per le condizioni di corrente più differenti che possiamo trovare nei nostri spot, nei nostri habitat di pesca, c'è l'utilizzo delle soft bait. Le soft bait attualmente sono tra le esche più performanti, che più si adattano alle esigenze del pescatore che non conosce bene la tecnica, il predatore, lo spot che dovrà affrontare. Al secondo posto troviamo i Minnov, al terzo troviamo i jig e in coda troviamo le esche top water. Le esche top water sono state diciamo alla fine della nostra classifica perché, essendo delle esche che lavorano principalmente nella prima fascia d'acqua, quindi la fascia più superficiale, sono esche che non sono adatte per coprire tante situazioni di pesca differenti che non siano predatori di superficie. Allo stesso modo i jig
vanno alla terza posizione perché è un'esca che ben si adatta a lavorare su diverse fasce d'acqua, però ecco, è un'esca che nella pesca all'interno dei fiumi o nella pesca all'interno di specchi d'acqua ristretti, bassi fondali, diciamo soffrono questa cosa perché sono delle esche in metallo, quindi raggiungono subito il fondo, soprattutto se andiamo a utilizzare grammature, pesi, modelli che vanno dai 10 ai 20 grammi. In tante occasioni possiamo utilizzarle esclusivamente a mare ed esclusivamente su alti fondali. I Minnov sono al secondo posto nella nostra classifica delle esche ideali, che vengono precedute dalle soft bait che superano per valutazione le esche artificiali rigide perché si adattano maggiormente a differenti situazioni di pesca. Siamo giunti alla fine di questo video, spero vi sia piaciuto e approfitto per ringraziare tutti gli amici che hanno commentato il sondaggio che ho inserito sui vari social di Planet Spin, su YouTube, su TikTok, su Instagram, su Facebook, dandomi modo anche di avere degli spunti per realizzare video e contenuti sempre più interessanti. Ricordo che sullo shop Amazon sono disponibili le guide dedicate alla pesca da riva, alla pesca in mare, al kayak fishing, ci sono alcune guide, alcuni manuali dedicati alle esche artificiali rigide, a quelle siliconiche. L'acquisto di queste guide è l'unico modo per supportare il canale e soprattutto questo progetto. Vi lascio come al solito i link in descrizione. Se questo video vi è piaciuto lasciate un like, commentate per farmi sapere le vostre impressioni in merito e ringrazio tutti voi per la visione di questo video e noi ci vediamo il prossimo. Come sempre lascio un saluto a tutti gli amici di Planet Spin. Ciao ragazzi e alla prossima!